E diamo anche il ben arrivato a Giuseppe Mosco, anzi, lo facciamo presentare proprio da Nicola. Allora, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Base Terra. Sono felicissimo di avere con noi Giuseppe Mosco, un caro amico, ma soprattutto un grande conoscitore della società, ma è un grande conoscitore anche delle dinamiche della nostra società e soprattutto delle dinamiche della geopolitica, della politica internazionale. E di Giuseppe ho pubblicato 2 libri, ma l'ultimo dei quali è L'elezione immaginata, che è racchiude tutti i retroscena dell'amministrazione Biden, dal furto elettorale del 2020, poi tutto quello che è successo dopo e ha previsto effettivamente molte delle cose che poi si sono verificate negli ultimi mesi. Quindi sono sicuro che darà un importante contributo di analisi stasera. Ma l'hai avvertito con chi, cioè dove, in che tana veniva stasera? Sì, Con quali sì. soggetti avrebbe avuto a che fare? Perché, insomma, comunque Metti a, Bosco fa rima con Mosco e Mosco fa rima con Bosco, quindi meglio di così, ragazzi. metti a Nanna la piccola, dagli un bacino da parte nostra. Giuseppe, parola a te, ben arrivato. No, io pensavo di essere stato invitato perché ero riuscito a clonare il divano di Gianluca Lamberti, invece no, insomma, è molto... Quindi, Solo se è rovinato dal gatto come il mio. E invece Nicola, insomma, ha fatto capire che ero qui per parlare d'altro. Invece... Niente, ho scritto questo libro a giugno che si chiama L'elezione immaginata, se posso mostrarlo, è questo, insomma. In effetti parte dagli ordini esecutivi 138-48 e 138-18 che ha firmato Trump, 138-48 nel 2017, in cui dopo la questione Clinton del 2016, insomma, prevedeva dei futuri brogli o interferenze straniere nelle elezioni americane. E quindi praticamente questo ordine esecutivo andava a vedere tutta una serie di dinamiche che si sarebbero potute verificare relativamente al falsare l'elezione del 2020. E quindi il libro, partendo anche da questi 2 ordini esecutivi, quindi parliamo di leggi, poi in effetti mostra il come mai, insomma, che poi è una cosa che ufficialmente non è stata dichiarata, perché probabilmente per evitare dinamiche sociali come guerra civile, eccetera, insomma, si è agito poi come in un teatro pirandelliano, infatti quello è stato poi il famoso 6 gennaio, in cui c'erano degli attori che pensavano di portare avanti una parte e poi c'erano dei contrattori che nello stesso teatro, insomma, portavano avanti l'altra parte. E perché in effetti anche il 6 gennaio è servito poi tra virgolette, a coprire questo Insurrection Act istituito segretamente per evitare proprio, insomma, queste ribellioni che in quel momento erano poi anche mosse da Antifa e, insomma, da BLM. Nei miei libri uso sempre una cornice fantasy, quindi anche Guerre spaziali su pianeta scuola e anche questo qui, è anche il terzo su cui sto lavorando, mi appoggio su una cornice fantasy, perché in effetti il mondo che noi viviamo non è un mondo reale, ma è un mondo proiettato tramite le TV. E quindi spesso pensiamo che sia reale, ma poi nei fatti non lo è. E quindi praticamente la cornice fantasy mi aiuta poi ad accompagnare il lettore nel comprendere, no, che molte sono storie che ci raccontano, e quindi io con le storie mi accompagno poi per raccontare la dimensione di realtà. La frase di Parmenide mi ha molto colpito e mi riporta a Erving Goffman, che praticamente era un sociolinguista, che diceva che la società è un teatro. E poi, e quindi noi vediamo, no, questo teatro che si muove, che realizza delle azioni, e poi c'è un retroscena che è rappresentato poi dalle persone potenti, che è rappresentato dai politici, che è rappresentato da tutta una serie di personaggi che poi muovono o dettano i tempi agli attori, no? Quindi poi noi li chiamiamo anche attori sociali, no? A volte la sociologia definisce le persone attori sociali, eccetera.
E quindi da questo retroscena si muovono i fili. Questo concetto di Goffman è comunque un concetto che anticipa la televisione, quindi poi con l'avvento della televisione è ancora più forte, perché noi da questa scatola che abbiamo di fronte vediamo che ci vengono proiettate delle immagini e pensiamo che sia realtà. Dopo ti lascio in descrizione un video di Tiziano Ferro che si presenta a Verissimo, già la trasmissione si chiama Verissimo, ti fa comprendere insomma no, come loro usano le parole per farti capire che una dimensione sia tale, e si presenta a Verissimo e parla insomma con la presentatrice che non mi ricordo mai il nome, e dopo insomma una serie di chiacchierate canta una canzone, si alza, si muove, va a cantare questa canzone, e verso poi il minuto 38-40, ripeto, la metto in descrizione, fa capire che Tiziano Ferro non era in studio con lei, ma era a New York ed era stato proiettato un ologramma nello studio di Mediaset, eccetera. Allora, questo vi fa capire che tutto quello che viene mandato dalla televisione può subire veramente delle manipolazioni incredibili. Cioè, un ologramma affiancato alla presentatrice sembravano uno a fianco all'altro che stavano conversando, invece erano uno in continente e uno in altro continente. Torno poi alla questione di vedere dietro, insomma, no, in retroscena, di vedere in profondità per cercare la verità di Parmenide. E esprimo un altro concetto che è importante, che è quello di trust. No? Io e te siamo delle persone vive, no? Nel concetto ci definiamo uomini vivi, ok? Ma quando passiamo ad altre persone che possono essere un politico, un attore, un qualcuno di importante, un principe, un re, eccetera, non sono più uomini vivi, ma parliamo di un altro concetto che si chiama trust. Cioè, in effetti, sono persone che hanno talmente potere, che può essere sia economico, sia potere legislativo, sia potere di governare o meno uno Stato, sono dei trust. E in qualche altra trasmissione ho fatto l'esempio, ho chiamato, tra virgolette, con una metafora, una sorta di cantante muratore, no? Per dargli un nome così. E ho detto, se il muratore è un grande cantante che riesce comunque a vendere tanti dischi, a produrre, che ne so, 20 milioni di dollari all'anno, no? E questo praticamente crea una sorta di rendita rispetto alla sua casa discografica. Siccome nel momento in cui lui firma il contratto con la casa discografica cede i suoi diritti alla casa discografica, quindi anche i diritti d'immagine, lui come uomo vivo non esiste più e inizia a esistere come immagine, ok? Come trust. Mettiamo per assurdo l'esempio che Muratore prende la sua auto, fa un incidente e muore, ok? Nel momento in cui Muratore muore, la casa discografica si trova ad avere questi diritti di immagine in mano, no? E fa dei calcoli, perché poi chiunque fa dei calcoli dice, guarda, questo era all'apice o all'inizio della sua carriera, se adesso produceva 20 milioni di dollari all'anno, praticamente da adesso a 10 anni avrebbe prodotto anche 1 miliardo di dollari, ok? Se invece la sua morte, analizzando, e facciamo una proiezione da adesso a 10 anni, portato a 100 milioni di dollari, qual è il discorso più conveniente? Quello di fingere che questa persona, avendo i diritti d'immagine, è ancora viva, si porta su un palco un sosia, si portano una serie di persone, capito? Oggi abbiamo anche questi aggeggi che riescono a cambiare, a modulare la voce, a cambiare, a ripetere la voce delle persone. E quindi praticamente queste persone sono vive come trust, quindi probabilmente sulla Terra in questo momento ci saranno tanti artisti che non sono più loro e sono stati sostituiti, ma solo per una mera questione economica, perché si sono fatti calcoli e forze. Ripeto, poi loro, questo Muratore non è neanche un nome suo, magari si chiamerà Mario Esposito, Gennaro, eccetera, eccetera. E Muratore è il nome d'arte, quindi tranquillamente ci posso mettere Gennaro con una maschera, posso mettere Giuseppe Mosco che somiglia di più a questa persona, oppure uso deepfake, ci sono tantissimi mezzi e l'abbiamo visto anche con la questione di Tiziano Ferro, che da New York veniva proiettato tranquillamente in uno studio in Italia.
Quindi questo fa comprendere poi che se questo discorso dell'artista lo proiettiamo anche a un politico, ma secondo voi nel momento in cui un politico ha delle redini in mano e fa un incidente e muore, che cosa si fa? Si arriva di nuovo alle elezioni? Non si andrà mai alle elezioni, ma si procederà lentamente fino a quando non si arriverà a successive elezioni. Questo vale per un re. Infatti si vocifera che praticamente la regina d'Inghilterra sia morta molto tempo prima di quando l'hanno comunicato, e se uno dice vabbè, ma questa cosa che stai dicendo è assurda, poi ci sono i protocolli, vatti a leggere i protocolli, e loro hanno delle restrizioni di divulgazione di morte e lo possono fare solo dopo mesi. Ma anche perché questi, essendo trust, cioè comunque ci sono diritti di successione, bisogna comunque cedere delle aziende, bisogna fare, cioè sono tutta una serie di processi da fare, e sono persone quotate in borsa. Immaginate che cosa succede, che all'improvviso viene comunicato che Muratore muore, cioè il suo titolo in borsa, siccome è quotato, crollerebbe e porterebbe a dei disastri economici. Allora, per comprendere poi tutto il libro bisogna comprendere anche questi passaggi, cioè noi pensiamo di vivere in un mondo reale, ma fondamentalmente è artefatto, perché viviamo e ci presentano delle persone che invece sono soltanto dei trust, insomma dei nomi sulla carta che rappresentano un qualcosa di economico, di potente, di politico, eccetera. In effetti la storia, l'hai detta tu, inizia dalle elezioni con la Clinton del 2016-2017, che sono state importanti, perché anche allora ci sono state chiamiamole interferenze, ci sono state delle interferenze straniere, e ci sono state delle interferenze occidentali che hanno proiettato documenti, fondi e una serie di cose su uomini che facevano parte del governo Trump, per dimostrare che comunque c'erano dei collegamenti con i russi, delle collusioni con i russi, e una sorta di svendita degli Stati Uniti ai russi. In effetti, perché sono state importanti? Cioè, premesso che dietro a certe operazioni c'è un esercito che è stanco da anni di vedere un Occidente che praticamente va e distrugge, insomma l'abbiamo visto in Iraq, l'abbiamo visto in Afghanistan, eccetera. E quindi praticamente c'è una manovra dell'esercito, lo racconto anche nella storia fantasy, in cui racconto che Trump è appoggiato dall'esercito. E quindi in effetti, come in una partita a scacchi, è come se loro fossero riusciti a prevedere queste contromosse, cioè la Clinton era super favorita, perché spesso poi questi sondaggi lasciano il tempo che trovano, e tutti si aspettavano poi di riuscire a influenzare con questi sondaggi insomma molto manipolati l'opinione pubblica. Nel momento in cui praticamente invece il giorno dopo si sono trovati con la vittoria di Trump, sono andati nel panico e si sono dovuti inventare questo Russia Gate, e quindi spostare questi fondi, eccetera. E quindi questo passaggio poi è stato importante, perché l'avvento di un certo Durham, che praticamente è un procuratore che ha indagato, ha poi dopo alcuni anni scagionato tutte queste persone che erano state accusate dal deep state americano e anche dai democratici, e invece è nato un controgate, che non è più il Russia Gate, dove hanno indagato una serie di persone. È stato indagato anche un certo Sussman, che è l'avvocato della Clinton. Queste elezioni del 2016 sono state importanti perché hanno portato poi alla strutturazione dell'ordine esecutivo 138-48, che prevedeva tutta una serie di correttivi, li chiamo correttivi anche del libro, per proteggere e salvare le elezioni del 2020 da eventuali brogli o interferenze di stati esteri. A volte, quando parliamo di televisioni, quando parliamo di altre corporation e tutta una serie di cose, non parliamo di enti americani, ma spesso, per esempio alcune TV americane, non faccio i nomi, ma le cito anche nel libro, praticamente sono corporation che appartengono ad altre nazioni, neanche agli Stati Uniti, e si sono permesse, per esempio, in alcuni momenti di togliere l'audio a Trump e di maltrattarlo in TV in diretta.
una persona che allora, in quel momento del 2020, fino al 21 gennaio sarebbe stato ancora il presidente degli Stati Uniti. Okay? Nel libro la racconto bene, quindi se volete comprendere e recuperare questa parte, leggetela. E questo è anche un modello di interferenza. Infatti nell'ordine esecutivo, e lo spiego nel libro, cioè, fa un passaggio che è chiarissimo, anche far immaginare delle elezioni vinte da un'altra persona, praticamente, quindi attribuire un merito dopo dei brogli a un'altra persona, sarà portato a dei correttivi che tutti quanti noi ci aspettavamo che fossero federali, statali, dei tribunali, della Corte Suprema, sentire la controinformazione parlare e riempirsi la bocca di Corte Suprema. Invece i correttivi erano militari. Viene spiegato bene anche nell'ordine esecutivo. Si parla di difesa, si parla di Pentagono. E quindi una volta praticamente emersi i brogli, poi toccava alla corte marziale stabilire cosa fare, perché l'abbiamo visto poi con una serie di accadimenti prima, insomma, che la Corte Suprema e i tribunali non hanno mai tempi effettivi per poter intervenire, ma in effetti assegnano poi la via più pratica. Quindi teoricamente se uno commette delle frodi e vince le elezioni, poi è quello che rimarrà per 4 anni, ed è quello che formalmente è successo negli Stati Uniti, cioè formalmente è stato acclamato, perché poi Trump non ha mai riconosciuto le elezioni a Biden, è stato acclamato dai TG perché sono stati i primi a riconoscere la presidenza a Biden che invece poi aveva un'elezione che non era stata certificata da una serie di stati che io poi cito nel libro, eccetera. Quindi è tutto un gioco praticamente in divenire che non è avvenuto poi, no? Nel senso, quindi Biden è stato, e si può dire ufficialmente, il presidente eletto dalle TV. E quindi da qui nasce anche il nome dell'elezione immaginata. Ne parla il 138-48 dicendo che sarebbe stato reato far immaginare una presidenza che non era. Questo libro è importante perché ci aiuta a comprendere cosa sta succedendo adesso in America e cosa sta succedendo adesso nel mondo. E quindi anche questi scenari di guerra, insomma, ma anche nel libro prima, Guerre spaziali sul pianeta scuola, in effetti prevedevano tutta una serie di cose a cui siamo e stiamo arrivando, insomma. Grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi facciamo complottismo. oggi dovete sapere che la nuova pedagogia è sinonimo di attivismo sociale. Quindi è un tema della nuova pedagogia parlare di una narrazione diversa della realtà. Per questo ho invitato uno scrittore che voi già conoscete, che è Giuseppe Mosco. Ciao Giuseppe. Ciao Adele, buongiorno a tutti. Dunque Giuseppe, che abbiamo già intervistato per quel suo meraviglioso libro sulle guerre spaziali sul pianeta scuola, quindi un libro io direi imperdibile per chi vuole avere un'idea di che cosa accade nella scuola di oggi, ha scritto un altro libro che, come al solito, lui è proprio preciso, parla del nostro presente, ma di un presente che sembra non riguardarci, ma ci riguarda in maniera proprio non laterale, in maniera diretta, e cioè l'elezione del presidente degli Stati Uniti. Voi sapete che noi siamo una colonia, quindi quello che succede là in qualche modo ci influenza. In realtà, per la fisica quantistica, quello che succede nel mondo comunque è tutto connesso, per cui ci riguarderebbe anche se fosse le elezioni cinese, non lo so. Quindi alla fine, però questa dell'America, voi lo sapete, tutto il mondo è col fiato sospeso perché sta tenendo questa cosa. Ma la narrazione di Giuseppe nel suo libro L'elezione immaginata, giusto? Ci parla di una narrazione talmente divergente che non viene nemmeno raccontata dalla controinformazione. Proprio per questo, Giuseppe, ti chiedo, come mai un libro così ben documentato come il tuo, che ci parla di una elezione apparente di Biden, non viene presa in considerazione dal mainstream, dal mainstream chiaramente no, ma dalla controinformazione? Come mai? Perché loro non tengono conto del fatto che questa elezione è un po' fasulla?
Parlacene un po' così capiamo meglio. Vabbè, chiarisco un primo passaggio che più che complottista mi sento un complottologo, cioè nel senso che come diceva Giulietto Chiesa, no? C'è chi i complotti li fa e chi li studia. E io sono uno di quelli che, come te, come altre persone, insomma, osservano e studiano studia quello che accade. Quindi hai una laurea in complottologia? Io me la metto dentro la Libera Università, ramo complottologia. Sì, nel mondo di noi autodeterminati, sì, esiste, me la vivo e me la gioco. Forse vale anche più di quella di sociologia, sicuramente. E allora? Allora, la controinformazione, l'informazione alternativa, da un lato fa un po' di lavoro di gatekeeping oppure è proprio gatekeeper, insomma, da certi livelli, no? Noi abbiamo visto con le elezioni come poi tutti i canali di informazione alternativa hanno spinto le persone ad andare a alimentare il sistema e a votare anche per loro piccoli partiti che messi tutti assieme, insomma, hanno creato quel 3% che è servito a dare poi consenso a questo sistema disfunzionale. Poi c'è chi invece non riesce ad entrare, perché secondo me alcune poi dinamiche, come scrivo nel libro, bisogna andare in fondo per comprenderle pienamente, no? Goffman parlava di scena e retroscena, dice che la dimensione sociale è fatta di scena e retroscena. A noi attraverso la TV ci arriva soltanto la scena, ma quella che conta realmente, che diceva Goffman, in cui noi siamo tutti quanti attori, è il retroscena. E quindi i miei libri si ispirano a questo, anche ad andare a vedere il retroscena, anche nella scuola, no? Parlo dei retroscena che ci sono, eccetera. E quindi la seconda via è che comunque non hanno questa sorta di dimensione bambina, ma perché poi alla fine il fatto che ognuno di noi dentro di sé ha conservato una parte bambina riesce ad avere quella fantasia che gli permette di capire poi cosa sta succedendo in retroscena. Che in realtà, allora, noi viviamo in un mondo dove non conta la realtà ma la narrazione, no? Te lo dico da ex regista del telegiornale. Quindi, in un certo senso, dobbiamo stare molto attenti alle narrazioni che ci danno. Perché? Perché, per esempio, il mainstream ci intrappola con la paura. Ed è per quello che io quando vedo che fra virgolette, un canale di controinformazione pigia l'acceleratore sulla paura, io non lo seguo più. Non lo seguo più perché in realtà una controinformazione dal mio punto di vista dovrebbe appunto informare, cioè dare anche le possibilità di uscita da certe situazioni. Se tu mi dici che stiamo per morire sotto la bomba atomica, che è la stessa cosa che ci dice il mainstream, non c'ho bisogno più di te. Capito? Quindi questa è la cosa. Parliamo invece proprio del fatto che nel tuo libro dimostri che in realtà Trump non è mai, cioè continua a essere un chief commander, cioè un comandante in capo, no, e lo si è visto perché io vedevo in questi anni come Bolsonaro è andato a parlare con lui alla sua villa a Mar-Lago. Poi c'è stato Orban perché vanno da Trump, dovevano andare da Biden, ok, quindi le cose chiaramente comunque scrivano che erano strane secondo la narrazione ufficiale, per cui proprio ti chiedo, parlaci un po' di questa cosa che esistono, è un po' come i papi, no? C'è stato un periodo che avevamo 2 papi, quindi ci sono stati 2 presidenti, giusto? Anche se sono passati quasi 4 anni, ricordo che nel novembre del 2020, alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, sono state rilevate innumerevoli irregolarità nella sospetta vittoria di Joe Biden. Tali presunti brogli sono da subito stati sminuiti dalle TV. Neanche un incredibile blackout nei macchinari che calcolano le preferenze, avvenuto nella notte dei conteggi e in più contee, ha sollevato dubbi sulla regolarità del voto.
Tutto il mondo dei media, adottando una narrazione comune, ha archiviato, come avviene in un tribunale, queste violazioni come fantasiose, inesistenti e complottistiche, lasciando tanti dubbi sul come siano veramente andati i fatti e su chi oggi, in una evidente scissione dei poteri presidenziali, sia realmente al comando in USA. Una situazione che, secondo il parere di molti su diverse similitudini, potrebbe essere accostata a quella del Vaticano nella diatriba tra Ratzinger e Bergoglio. L'utilizzo affannoso della propaganda media può creare una percezione alternativa della realtà in tutto il mondo? La risposta è affermativa e ci aiuta a comprendere il come mai la gestione delle parole, del linguaggio e della storia aveva la priorità assoluta nelle agende naziste di Hitler. Un altro discutibile tedesco postmoderno, Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum, in uno dei suoi recenti libri neoliberisti lo dice apertamente: quello che conta è la narrazione, il racconto, una logica quasi perfetta in cui la realtà dei fatti non ha più tanto valore, contano solo lo scopo e la mission da raggiungere. La domanda che mi sono posto tante volte in questi anni, dopo la constatazione dell'esistenza di un enorme database di documenti validi che dimostrano questa tesi, è: sul trono USA siede il proclamato Joe Biden, narrato come re del mainstream, oppure è successo qualcosa che avrebbe permesso a Donald Trump di non cedere i poteri più importanti nella stanza dei bottoni? Come? Forse esercitando quelle misure correttive presenti nell'ordine esecutivo 13848 della Casa Bianca, emesso nel 2018, attraverso un qualcosa di simile ad un Insurrection Act? Anche le elezioni statunitensi del 2000 sono ancora oggi ricordate come tra le più caotiche nella storia del paese, quando un certo Al Gore sospese per 36 giorni l'ufficializzazione a Presidente degli Stati Uniti del suo sfidante diretto in quell'elezione. Dopo una querelle di cause legali interminabili che vertevano su errori di validazione e conteggio delle schede a suo sfavore, Gore si arrese ad una sentenza della Corte Suprema, ancora oggi molto dibattuta, che decise l'esito delle elezioni del 2000 bloccando il riconteggio dei voti in Florida e concedendo la presidenza USA a George Walker Bush. Da quando Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca di Washington, sembra che la città sia stata svuotata, militarizzata e che gli uffici federali siano stati chiusi con i sigilli, proprio come quando in un atto di insurrezione gli ordini statali decadono e tutto il potere passa in mano a un comando supremo dell'esercito. I TG, sforzandosi a non sminuire tutto ciò che ai loro occhi è scomodo, dovrebbero aiutarci a comprendere come mai più voci di delegati internazionali il 26 marzo del 2021 posizionano Donald Trump in Svizzera a presiedere, in qualità di capo, la riunione mondiale della BIS, Bank for International Settlement, per varare i protocolli di Basilea 1 ISO 20022. Immagini che molto hanno circolato in rete e tra le agenzie stampa di tutto il mondo mostrano il palazzo di Capitol Hill, storica sede del Congresso degli Stati Uniti d'America, blindato con alti cancelli e filo spinato e presidiato da uomini armati in mimetica. Un palcoscenico militare che ai meno informati non spetta neanche di sapere della sua imponente presenza, teletrasporta le nostre menti sul set riprese di una lunghissima serie TV hollywoodiana che parla di un carcere militare. La dichiarazione ufficiale del mainstream è che la presenza della Guardia Nazionale, di vedetta ancora oggi nella capitale dopo quasi 4 anni, sarebbe servita a tutelare il nuovo governo legittimo dalle violente folle pro-Trump che hanno invaso il Campidoglio il 6 gennaio 2021. Il mainstream, oltre a motivarci questa anomala presenza con una risposta che fa un pochino acqua ovunque, dovrebbe anche spiegarci le ragioni per cui la vecchia capitale USA appare come svuotata
dal 21 gennaio 2021 e magari potrebbe anche rispondere sul perché il vecchio presidente Trump viaggia ancora per il mondo con la valigetta dei codici nucleari, con aereo e scorta presidenziale, e sul come mai molti capi di Stato lo incontrano ancora e periodicamente a Mar-a-Lago in Florida. Non sarebbe male se i media ci spiegassero anche il senso del portare avanti, nel marzo del 2021 presso il Senato, un procedimento di impeachment a suo sfavore. Questo atto giuridico è un antico istituto della common law, con il quale si prevede il rinvio a giudizio di titolari di cariche pubbliche per rimuoverli da esse, qualora si ritenesse che questi abbiano commesso determinati illeciti nell'esercizio delle loro funzioni. Quale carica pubblica aveva Donald Trump nella primavera del 2021? Forse era il Commander in Chief dell'esercito e gestore dell'emergenza nazionale? In una interessante intervista sul canale YouTube Umanistiche Online, Angelo Tonelli, uno tra i massimi grecisti italiani, enuncia 3 livelli della conoscenza secondo Parmenide: il cuore non tremante della ben rotonda verità, aletheia, l'opinione dei mortali in cui non v'è vera certezza, cioè l'apparenza, doxa, e poi la terza, che salda le prime 2, dicendo che se acquisisci uno sguardo di indagine in ogni senso e in tutte le cose, ti accorgerai che anche quelle che appaiono in profondità sono una faccia della verità. L'elezione immaginata, attraverso una serie di documenti raccolti in questi anni, proverà a rispondere alle numerose domande che si sono poste milioni di persone in tutto il mondo e lo farà superando il comune sentire che si fa ammagliare da una narrazione doxa. Il libro inoltre affronterà una significativa serie di gag a stelle e strisce che hanno visto come umorista principale, suo malgrado, proprio il divertente Joe Biden, che secondo la narrazione ufficiale sarebbe un vecchietto malato di demenza senile, che modello film Una pallottola spuntata di David Zucker impartisce opinioni solo ad una moribonda e guerrafondaia nato, muovendosi di continuo come l'attore della commedia cinematografica. Da molti video in circolazione si comprende infatti chiaramente quanto l'esercito USA, non quello NATO, faccia effettivamente poco riferimento a lui come comandante in capo. Quello che vi ho raccontato fino ad ora è solo la punta dell'iceberg di qualcosa che sta avvenendo in profondità. Da quando accadono queste cose, l'Unione Europea pare essere totalmente allo sbando, spinta dal presunto leader USA ad una guerra autodistruttiva contro la Russia, su terreno neutrale ucraino, e il dollaro vive il punto più basso della sua esistenza. Il debito pubblico sta inoltre portando gli USA verso una sempre più profonda dichiarazione di default. C'è quel libro molto bello che ho pubblicato di Giuseppe Mosco, L'elezione immaginata, dove effettivamente, non posso dargli torto, dimostra come Biden abbia confermato la maggior parte degli ordini esecutivi di Trump, perché poteva benissimo non farlo. Il sottotitolo di quel libro è Chi comanda realmente negli Stati Uniti d'America? Io non ho la risposta, non lo so. Però sta di fatto che, a prescindere che sia stata quella Biden un'amministrazione controllata dai militari o no, l'operazione di una nuova Tangentopoli in Italia è stata cancellata.